Ciao a tutti, oggi ci occupiamo di un'opera veramente importante. Siamo nel 1927 e viene pubblicato Sein und Zeit, Essere e Tempo, l'opera più importante di uno dei più importanti filosofi del Novecento, Martin Heidegger. Heidegger in quegli anni lavorava a Marburgo. Heidegger rimane a Marburgo fino al 1928, quando si trasferisce all'Università di Friburgo per prendere il posto del suo maestro Edmund Husserl. In quegli anni riesce veramente a guadagnarsi la fama di grande maestro. Egli tiene corsi memorabili dedicati ad esempio alla filosofia di Aristotele, che attirano da tutta la Germania alcune di coloro che saranno le menti più brillanti di tutto il Novecento, ad esempio Karl Löwit, Hans-Georg Gadamer, Hannah Arendt, Herbert Marcuse e anche Hans Jonas. Pensate che gruppo di giovani straordinari frequentavano quelle lezioni, alcune delle menti filosofiche più eccellenti del Novecento. Heidegger aveva la fama di essere un grande maestro, ma anche un personaggio abbastanza eccentrico. Si racconta ad esempio che amasse insegnare al lume di candela e fosse solito indossare anche un abbigliamento eccentrico da montanaro. Qual è il problema fondamentale di Martin Heidegger in questa opera? Riprende una domanda fondamentale che viene posta da Platone in uno dei suoi più celebri dialoghi, il Sofista, citato da Emanuele Severino, da poco scomparso come uno dei più grandi testi filosofici di tutti i tempi, in cui uno dei due dialoganti pone la domanda a Teeteto e gli chiede: ebbene, dal momento che noi ci troviamo in difficoltà, chiariteci voi adeguatamente questo problema. Che cosa volete significare quando pronunciate ente? Cioè, cosa significa la parola ente? Entità. È chiaro infatti che voi conoscete queste cose già da tempo, mentre noi prima credevamo di saperle, ma ora ci troviamo in difficoltà. Quindi che cosa significa ente? Che cosa è essere? Da questo punto parte la riflessione di Heidegger nella sua premessa all'introduzione e dice: forse che noi, la traduzione che lui cita è quella di essente, dice forse che noi abbiamo una risposta. Forse che noi abbiamo una risposta alla domanda che cosa propriamente intendiamo col termine essente? Niente affatto. È dunque il caso di proporre di nuovo la domanda circa il senso di essere. Siamo forse oggigiorno almeno imbarazzati dal fatto di non comprendere l'espressione essere. Heidegger si dice: ci stiamo preoccupando del fatto che oggi viviamo, conduciamo le nostre esistenze, produciamo, costruiamo, creiamo, ma ancora non siamo in grado di dare una risposta a questa semplice domanda: cosa significa essere? Dice: niente affatto. E allora innanzitutto è il caso di risvegliare una qualche comprensione del senso stesso di questa domanda. La presente trattazione si propone la concreta elaborazione della domanda circa il senso di essere. Quindi dice: questa domanda oggi è caduta nell'oblio e ancora di più noi ci sentiamo, la filosofia e il pensiero si sente esentato dalla fatica che comporterebbe uno scatenare una nuova gigantomachia per i tesusias. Si dice essere è il concetto più generale e più vuoto. In quanto tale si oppone a qualunque sforzo di definizione. Questo concetto generalissimo e quindi indefinibile non ha neppure bisogno di una definizione. Tutti ne fanno costantemente uso e sanno benissimo, di volta in volta, ciò che con esso intendono dire. In tal modo, ciò che, restando al coperto, aveva gettato l'antico filosofare nell'inquietudine e ve lo aveva inchiodato, è ormai ovvio e chiaro come il sole, al punto che a chi ancora si ponesse domande in proposito verrebbe imputato un errore di metodo. In qualche modo tutti noi abbiamo una qualche comprensione dell'essere, appunto perché, e questo è testimoniato dal fatto che noi diciamo appunto io sono Felice, lui è Giovanni, no? A casa ci sono dei libri, in questa regione ci sono tante montagne, eccetera eccetera. Il concetto di essere è presente nel nostro linguaggio, il che significa che tutti noi in qualche modo abbiamo una comprensione
diciamo per quanto vaga. In qualche modo ci muoviamo tutti in quella che Heidegger chiamerà una precomprensione dell'essere. Tutti noi comprendiamo questo concetto essere, ma poi quando andiamo a capire di cosa si tratta, facciamo una grande fatica a spiegarlo. Dobbiamo dire che una delle opere filosofiche più importanti di tutta la storia, cioè la Metafisica di Aristotele, è proprio costruita, parte appunto dal problema di definire che cosa si intende per essere. Okay? Quindi quando Heidegger si pone questo tipo di problema non fa altro che ritornare all'impostazione filosofica che era stata dei greci. Non per niente cita appunto il sofista di Platone. Questo è il primo aspetto, quindi Sein und Zeit, essere e tempo, si occupa del concetto di essere, concetto che l'uomo contemporaneo, l'uomo del Novecento, in qualche modo giudica superato, un concetto del quale nessuno parla più, potremmo dire, del quale non ci occupiamo più. Ci occupiamo degli enti, vogliamo costruiamo oggetti, tecnologie, armi, strumenti per migliorare la nostra qualità della vita, ma in qualche modo non ci poniamo più la questione che cosa sia l'esistenza. E quindi Heidegger continua nella sua introduzione e dice: la domanda circa il senso di essere deve di conseguenza essere posta.